Si potrebbe parlare di un grande classico reinterpretato, già perché questa Alpine ricorda in tutto e per tutto la sua antenata, campionessa rally degli anni 70. La ricorda nelle linee morbide, la ricorda nei 4 fari anteriori, divenuti ormai iconici, e la ricorda soprattutto alla guida, dove si rivela una vera sportiva, ma non troppo da renderle impossibile anche un lungo viaggio, il che la rende un'ottima Gran Turismo. In molti la paragonano ad Alfa Romeo 4C e a Porsche Cayman. Rispetto alle due rivali, però, si riallaccia una tradizione. Tradizione iniziata dalla sua sorella maggiore, classe 1962, che montava un motore da 1 litro capace di erogare fino a 50 cavalli, sviluppando così una velocità massima di 160 km/h. Fino al 77 la casa francese ha deciso di far crescere questo modello, aggiornando e aumentando sempre di più la meccanica del telaio e del motore, che la portarono nel 73 a diventare famosa a livello globale, vincendo il campionato mondiale di rally. Si può dire quindi che sia cresciuta con una generazione di piloti e che alcuni di essi le debbano essere riconoscenti, se hanno potuto fare carriera anche nelle Formula. Oggi la A110 Première Edition monta un motore ancora più potente, 1.800, chiaramente benzina, 4 cilindri montati in asse, per una potenza di 252 cavalli, che possono galoppare fino a 250 km/h, autolimitati, raggiungendo i 100 orari in soli 4 secondi e mezzo. La mer, on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer. Tutto è pensato per avere il massimo piacere di guida, dalla leggerezza alla stabilità, allo step, preciso come deve essere su una sportiva che si rispetti. In piena linea con la sportività anche i sedili Sabelt, che pesano solo 13 kg. E se si vuole sfruttare appieno tutta la sua potenza, basta premere questo tastino Sport e tutto l'atteggiamento della vettura cambia. Il display davanti agli occhi è completamente digitale ed è singolare su un'auto che richiama i fasti degli anni 70, dove le lancette erano tutto quello che c'era. Qui la strumentazione non ha più nulla di analogico, è portata al digitale ed è molto chiara, è un grande piacere anche alla vista. Così come anche sul frontale anteriore, esternamente, i fari che sono rimasti in gruppi di 2-2, proprio come era nella originaria Alpine, ora sono con una tecnologia full LED che dà una visibilità eccezionale. Le linee morbide, eleganti e aerodinamiche, oltre a dare un certo piacere anche alla vista, permettono a questa francesina di vantare un CX di solo 0,32. Quello che è certo è che a bordo di questa sportiva non si passa inosservati. Il suo particolare design e il corposo sound del motore, che per essere un 4 cilindri canta bene, fanno sì che i passanti si voltino per guardarli. Le dimensioni dell'Alpine sono compatte, è lunga 4,18 m, alta 1,25 m e larga 1,80 m. Difetti? Nei due vani, quello anteriore e quello posteriore, ci stanno solo 190 litri. È poco, ma la capienza non è certo una caratteristica primaria per chi cerca le emozioni al volante. In conclusione, è una sportiva, una Gran Turismo, più adatta ai passi alpini, come del resto il suo nome suggerisce che ai lunghi viaggi. Per cavarvi questo sfizio, però, servono 60.000 euro.
Per ulteriori dettagli vi rimando al link in descrizione. a bercer mon cœur pour la vie.